Good evening to everyone. Radhaswami, Sirio. So, by the grace of our Sadgurus, Savan, Kripahala Jai, we are again having a chance for the Satsang. I hope you treasure each time we have it. You are very enthusiastic. Oh my, this evening we have Satsang. That should be the attitude. Just be very happy because it's great to have Satsang. Quindi, buonasera a tutti, Radhaswami, Sirio Guru. Quindi ancora stasera ci viene data l'opportunità di fare Satsang, di avere, ascoltare un Satsang. Quindi dovremmo essere molto contenti, entusiasti, perché wow, stasera c'è il Satsang. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento, l'attitudine con cui tutto il giorno ci prepariamo per questo evento, perché dobbiamo considerarlo un evento e non una cosa qualsiasi, un accadimento consueto, perché è giusto dare la sacralità a ciò che la merita. So why should we be so enthusiastic? Why should we be so feeling that this is a special event? It is not just a common day. No, it must be a very special day. Right from the morning, we should begin thinking, wow, today we have Satsang. It's so great. Master is going to tell us all the good things that we need to hear. It's going to clear our mind. It's going to tell us some very nice things, some very inspiring things, so that we may keep improving and getting closer to that real human being that we want to be. Quindi dalla mattina dovremmo essere così, sempre entusiasti e in questa aspettativa di finalmente stasera ci sarà il Satsang. Quindi continuare a pensarlo, continuare ad aspettarlo e in questo modo vivere la giornata come un evento speciale, un evento sacro. Nel Satsang di questa sera stiamo per considerare un Bhajan di Guru Nanak. In this evening Satsang we are going to consider a Bhajan by Guru Nanak Ji. Questo è un Bhajan molto forte, molto particolare, in cui Babaji, Guru Nanak Ji, non risparmia nessuno in sostanza, non ha peli sulla lingua e dice le cose esattamente come sono. So this is a very special Bhajan, it's a very tough Bhajan, which Guru Nanak doesn't care anybody, he just goes to the point, he wants to point out what is real and what is not real, and he does it very frankly, with very clear terms. Quindi lo fa in modo molto franco, con termini ben chiari, ci dirà che cos'è reale, che cos'è falso. In sostanza è tutto falso, solo una cosa è reale, il nome di Dio. Practically for him, everything is fake, everything is unreal, everything is garbage in a way. Only God is real, only God is true, only God is the supreme reality. And in this bhajan he makes it very plain, very clear. So he keeps telling us, Naam Guru is real, all the rest is false. And all this rest are so many things that you're going to see now.
E tutto questo resto che lui considera irreale o spazzatura è un po' tutto ciò che noi consideriamo la vita in sostanza, tutto ciò per cui perdiamo la testa. So, what is this unreal for him, this so-called garbage? It's everything. Everything which is not God, the name of God that takes us to realizing God, for him it's unreal. It's not valid. So now I sing this Bhajan by Guru Nanak Ji, Naam Guru da sacha kur da pasara. I sing it in two melodies because I know in two melodies and they're both very nice. So it's almost like singing two different bhajans, but it's the same one. Quindi ora canto questo Naam Guru da sacha kur da pasara, lo canterò in due melodie perché lo conosco in due melodie e sono abbastanza diverse da poter sembrare quasi un altro canto. Quindi ascoltate con attenzione, state attenti, godetevelo. Mi accompagno un po' con l'heftar e con la tambura. So try to enjoy it, be attentive, follow it, try to get the wave, the vibe. Let it sink within you, enjoy it. You also sing if you want. Naam Guru da sacha kur da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Kure raja, kure parja, kure raja, kure parja, kure sab sansara hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Kure manda, kure nari, kure manda ke kure nari. Ara hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Kure sona, kure rupa, kure sona, kure rupa, kure para hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara. Naam Guru da sacha kur da pasara.
kapran, kure kaya kure kapran, kure rupa apar hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Kure mia, kure bibi, kure mia, kure bibi. Kara hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Kisna lekije dostati, kisna lekije dostati. Sab jag charnara hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Guru da sacha hore, kure da pasara. Kure mita, kure mako, kure mita, kure mako, kure dobe, kure hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Nanak vakne benanti, Nanak vakne benanti. Bhajan kure ore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Naam Guru da sacha hore, kure da pasara. Kure raja, kure parija, kure raja,
hor kurda pasara. Naam Guru da sacha hor kurda pasara. Kure manda pe kure mari, kure manda pe kure mari, kure besana ara hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure sona kure rupa, kure sona kure rupa, kure tenara hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure kaya kure kapara, kure kure kapara, kure sabap ore kure da pasara. Kure rupa para hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure mia kure bibi, kure mia kure bibi, kappa oya kara hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure kure ne olaga, kure kure ne miseria kartara hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure mita kure mako, kure mita kure mako, kure dobe kure hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Kure mita kure mako, kure mita kure mako, kure dobe kure hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Nanak vakarne benati, Nanak vakarne benati, kude bajo kure kror kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara. Naam Guru da sacha hor kure da pasara.
Il nome del Guru è vero, tutto il resto è falso. Il re è irreale, i suoi sudditi sono pure irreali. Il mondo intero è effimero. Il tempio è falso come pure il palazzo, chi vi dimora pure è falso. Il corpo è falso, gli abiti inutili, anche la grande bellezza è irreale. Il marito è falso, la moglie pure. Ambedue si distruggono tramite i piaceri mondani. Con chi dovrei fare amicizia? Tutto il mondo se ne sta andando. Tutte le cose transitorie sono collegate tra di loro, in tal modo hanno dimenticato Dio. Le cose irreali sembrano dolci come il miele, hanno condotto tanti all'inferno. Nanak prega, o Dio, eccetto te, tutto il resto è spazzatura. So the name of the Guru is true, all else is false. The king is unreal. The subjects are unreal. The whole world is perishable. The temple is false, as is the palace. One who dwells in these is false as well. Gold is rubbish. Silver the same. One who wears them is also false. The body is false. Clothing is useless. Great beauty is also unreal. The husband is false, the wife also. Together they destroy themselves through worldly pleasures. The unreal thing seems as sweet as honey. They have caused many to drown in hell. Nanak prays, oh God, except you, everything is just garbage. Sanji often used to quote this sentence, or say this sentence, which is the opinion of most of the people, that this world is sweet. What is the beyond? Who has seen the beyond? We don't know about it. Sanji spesso citava questa frase dicendo questo mondo è dolce, chi ha mai visto l'aldilà, se esiste, se non esiste. Quindi godiamoci in sostanza questo mondo. Therefore let's enjoy the pleasures of this world. Questa è la tendenza, l'opinione, lo stile di vita della maggior parte delle persone di questo mondo. This is the tendency, the opinion of most of the people that live in this world. Sia che credano per induzione religiosa in un Dio o che non ci credano, comunque non l'hanno visto, quindi non sanno in realtà se esiste o non esiste. Whether they believe in a God or in a transcendental reality, something beyond this physical pain or not, whether they are stepped into religious schemes and doctrines or not, doesn't make a difference. Whether they believe it or not, it doesn't make a difference. Because when something is not part of our experience, it doesn't really matter. It doesn't really exist for us, even if we believe it's possible. But we haven't seen it, so we don't believe. We don't really believe it. Quindi non l'abbiamo visto, per cui non sappiamo veramente, anche se per appunto per intenzione religiosa, per convinzione religiosa, dovremmo magari crederci. Per cui Guru Nanak qui è estremamente franco, estremamente chiaro. Questa è la sua esperienza, questo è il suo stato d'animo, da cui esprime queste sue opinioni o realizzazioni, diciamo. So Guru Nanak here is very frank, he's telling us very frankly what is for him important, what it is not, what has value, what doesn't have a value. It's his opinion, or maybe we can say his experience.
out of which he has come to the conclusion that in this world everything is fake, everything is false. Quindi nella sua opinione è giunto a questa conclusione che questo mondo è falso, questo mondo è irreale. Quindi che cos'è reale in sostanza? Se questo mondo è irreale, è falso. Questo mondo con cui ci confrontiamo tutti i giorni è irreale, è falso. Allora cos'è la verità? Cos'è reale? Cos'è la cosa reale? So if this world by which we confront ourselves every day, with every minute we have to deal with it, so we know that it's very real for us. For most of us, it's a very real fact. So why does Guru Nanak here say that it's unreal when we confront ourselves every day with this world? We have to do with it. Gives us joy, gives us suffering, gives us many things, but we deal with it. Quindi come può Guru Nanak dire che questo mondo è falso? Perché noi ci confrontiamo con questo mondo tutti i giorni, ci trasmette gioia, ci trasmette dolore, gli eventi, i fatti della vita. Tuttavia è qualcosa che per noi è reale. Perché dunque dice che è irreale? So if it, for us it's so real, why does he say that's unreal? Quindi forse ha un punto di vista diverso, vede le cose da un punto di vista diverso, dettatogli da esperienze interiori che può aver avuto, mettiamola così. So let us put it this way, maybe Guru Nanak has had experiences, spiritual experiences, which have taken him to the realization, to the conclusion that look, this world is false for me. Means for the other people it may be real, they may believe in it, but I don't believe in it. Quindi è giunto alla conclusione che per me questo mondo è irreale, le altre persone possono essere così convinti della realtà di questa vita, ma io non ci credo veramente, non posso crederci, non posso prenderlo per qualcosa di veramente reale. So I can't really believe in it, I can't really consider it something real. E perché è irreale? Sanji diceva che tutto ciò che non è eterno, che non è immutabile, è irreale, è falso. Why is unreal? Sanji used to say that whatever is not eternal, whatever is transitory, whatever now is there and after some time is not there anymore, this is unreal. Quindi questi maestri presuppongono una realtà, un substrato al di sopra o al di sotto di questa realtà che è reale, mentre l'appariscenza, ciò che appare, ciò che sembra essere, in realtà non è reale. So these masters have this point of view, this outlook at reality. They understand that there is a substratum which is above or below, as you like, this reality, by behind, anyway, this reality. So being behind this reality, we don't really see it. Consequently, we don't believe in it, but they do because they have acquired those very specialized, those inner eyes or open eyes by which they can see that what we think to be real actually is not, and something else is real. Quindi questi maestri hanno acquisito questa vista mistica, spirituale, attraverso di cui riescono a vedere che ciò che noi consideriamo la realtà, quella tangibile che tocchiamo, con cui ci confrontiamo, non è la vera realtà, che la vera realtà è qualcosa che sta oltre questa. So they have come to this conclusion, this is not the reality, something beyond this is the reality. E perché questo? Perché ogni cosa continua a mutare costantemente. Why this? This is because everything keeps transforming, changing. Everything in a constant flux of change. Di conseguenza, ora c'è e ora non c'è più. Consequently, now there is, and at the same time there is not. In un altro Bhajan Sanji dice ogni momento è presente diventa passato. In another Bhajan Sanji says every moment the present becomes the past. So every moment, anything in time which is there just disappears. It's like eaten up, swallowed by the moment that comes after. Quindi therefore it
keeps disappearing, it keeps vanishing from our reality. Di conseguenza continua a svanire, perché ogni momento, Sanji diceva che ogni momento il presente diventa passato, perché in ogni momento il presente viene divorato dal momento successivo, e questo è il grande fenomeno che ci fa rendere conto di quanto effettivamente illusoria sia questa esistenza. Ogni cosa adesso c'è, subito dopo non c'è più. And this makes us really realize this fact of the illusory aspect of reality, because everything now is there and at the same time is not there anymore. Every moment, the present devours the past. And every moment, the present becomes the past. So it seems to be real, but it is not, because it keeps, like a river, it keeps flowing away, and we can't grasp it, we can't hold it, it keeps going. Per questo i maestri dicono è irreale perché non è eterno. So the masters say it's real because it's not eternal. It keeps just fading away. E poi Guru Nanak ci fa una lunga lista di tutto ciò che noi consideriamo così importante come aspetti della vita e che per lui sono pura spazzatura. Then Guru Nanak makes a long list of what we believe to be so important, so valued in this life, and for him it's just pure garbage. Perché è tutto questo che noi consideriamo così importante per lui è spazzatura. Why? All of these that we consider so important, so pleasing, for him it's just garbage. Perché probabilmente ha sperimentato qualcosa di così superiore a quello che noi normali o diciamo consueti esseri umani conosciamo, che è così al di sopra, per cui tutto quello che noi consideriamo così importante per lui non ha nessun valore. I think it is because he has realized such an experience, he has had such an experience of something so precious, a state of consciousness which transcends so utterly, so much this reality with which we confront ourselves, that it is so superior, so higher, so blissful, that for him, after experiencing, touching this condition, for him, all the rest is just, it has no value whatsoever, it's just rubbish. Quindi ha toccato un tale stato di coscienza così sublime, così beatifico, per cui tutto quello che noi consideriamo essere così importante e così fonte di piacere, per lui non lo è, per lui è un po' come la spazzatura, non ha nessun gusto, non ha nessun valore e puzza pure. For him it's like garbage, it doesn't have any flavor, it doesn't have any pleasure, it is just smell, that's all it is. So the name of the Guru is true, all else is false. The king is unreal, the subjects are unreal. The whole world is perishable. Quindi comincia dicendo che in nome del Guru è vero, tutto il resto è falso. Il re è irreale, i suoi sudditi sono irreali, l'intero mondo è perituro. Il re è qualcosa di una posizione nella società che è invidiata da tutti. Non sta dicendo lo spazzino, il matematico, lo scienziato, il filosofo, il servo, qualsiasi livello sociale, no, sta citando proprio lo più elevato di tutti. So here is talking about the king. He's not telling, the sweeper, the servant, the one who does the humble works, or the scientist, the physician, the lawyer, high levels in society, but
none of these, no, something much higher. The king, I mean, the king is the king of a nation, and I think everybody would like to be the king of a nation. Common human beings would like that, to be so important, so important in society and occupying such a high position. Everybody would like it, but for him, even this very, very high, very important position is just garbage. It's incredible, isn't it? Quindi sta citando il re, che è una posizione elevatissima, la più elevata in una nazione, è quello che è considerato, venerato dalla gente, rispettato, e ha una posizione che è economica, favorevole, non gli manca nulla di certo. Tuttavia dice, anche questa condizione per me è spazzatura. I suoi sudditi sono pure spazzatura. Also the subjects, he says, they are just garbage. So the king is garbage and the subjects are garbage. Oh my. It means all the people of this world, presidents, kings, are rubbish. Their subjects, people in general, they are also. Why? He says it because everything is perishable. Everything comes and goes. Everything disappears. Even the king dies. Even the president, the highest president of this world, will also die. So, what is the use in feeling so arrogant, feeling so important for this position, which today is there, and tomorrow won't be there, because we will have to leave this body eventually. Quindi perché darsi così tanta importanza per una posizione che oggi c'è, domani non ci sarà più? Alla fine tutti moriamo, anche il re muore, anche i grandi presidenti di questo mondo muoiono. Nowadays we don't have so many kings, we have mostly presidents. It's the same, it doesn't change. It's just a different name for it. The same kind of condition, social condition, social situation. Therefore, the king, president, subjects, they're all garbage. Because they will all die. And eventually, when we die, what do we become? We go back to the earth. Or we turn into ash if you are burned. If you are buried, we turn into worms. So it's garbage. What is it? If we are burned, cremated, then we turn into ash. It's again mud. So he's right, isn't he? Quindi qualsiasi cosa noi si faccia quando moriamo, sia che veniamo cremati, sia che veniamo sepolti, ci trasformeremo in cosa? Il corpo diventa vermi, va in putrefazione, quindi è, che cos'è? Esattamente quello che Guru Nanak sta dicendo, è spazzatura. Se viene cremato si trasforma in cenere che ritorna in un campo ed è sparsa per magari concimare. Quindi cos'è? Fango ancora. Per cui sta dicendo il vero, è proprio vero, è così. So he's telling the truth, it's really so. We all eventually turn into nothing, into garbage. No matter how important we may be in this world, no matter which position we may occupy, we will die. We will be eaten by the worms. We will end up being cremated and turn into, a small container of ash. That's all. Il tempio è falso, come pure il palazzo. Colui che vi dimora è pure falso. The temple is false. The palace is false. And those who dwell into this temple, palace, they're also false. Ora ci parla di grandi edifici, il palazzo del re, il palazzo del presidente, il tempio come luogo di adorazione. Così importante per la gente questi due posti. So now he's telling to us about the palace. Palace? Who lives in the palace? The king, president, this kind of people live in the palace, those VIP.
very important people live in this kind of buildings. And then he mentions what else? The temple. Temple in which people go to worship their gods, to worship, adore their divine being, whatever they choose, whatever their conviction is. But, he says, both of them, the palace in which these very important people live, and the temple in which you go to worship your gods, eventually it's also unreal or garbage. It seems to be offensive because people give so much importance to these places of worship. But still, for the masses, these places of worship, they're not important at all. They don't mean anything. Quindi sembra essere una bestemmia perché il tempio, la chiesa, la sinagoga, il gurdwara, la moschea sono luoghi di culto e la gente, i devoti di queste religioni ci tengono così tanto al loro luogo di culto. E lui sta dicendo qui, Guru Nanak, il grande Guru Nanak sta dicendo, guardate, tutto questo è spazzatura per gli miei. So this great Guru Nanak, is giving a different perspective. He's telling, look, the palace and the temple that you consider so important, eventually they are also unreal. They are also mad. Why they are such? What does it happen with a palace? With a temple? After, let's say, 2,000-3,000 years, sometimes even centuries are enough to destroy them, if they are not really very well done. But let's say they are very well done. They may last many centuries, some last for millennia. But anyway, time is going to deteriorate everything and eventually turn everything into mud again. Quindi non importa quanto questi palazzo e il tempio possano durare, quanto noi li consideriamo importanti, che valore gli diamo. Alcuni di questi potranno durare per alcuni secoli se sono stati costruiti bene, se sono stati costruiti meglio possono durare forse anche qualche millennio, non so, restauri vari, ma infine tutto crollerà. Se viene un terremoto tutto viene demolito e di conseguenza che rimane fango semplicemente, rimangono detriti e nient'altro. So what eventually stays, say an earthquake comes and everything is demolished, everything falls down, what stays afterwards? It's just mud, stones and mud. That's all. Therefore, Guru Nanak is again right. He is telling that the temple and the palace, they are unreal, they are false, and it is true. Quindi Guru Nanak sta dicendo il vero. Sta dicendo che il palazzo e il tempio sono irreali, ed è vero. Esattamente così. Colui che dimora in essi è pure falso. So the one who dwells in them is also false. That's another thing. The palace eventually dies. I mean, they crumble down and be finished. The temple also. Those who dwell in them, they don't even last as much as the palace or the temple lasts. They will also be swollen by this, this powerful time. Everything devours eventually. Quindi anche le persone che vivono nel palazzo, nel tempio, le quali non vivono nemmeno normalmente quanto il palazzo o il tempio dura, anche loro sono irreali, perché alla fine in sostanza moriranno, diventeranno fango. So they will also eventually end up with that. They will also turn into mud, like VO2 in this world. Gold is rubbish, silver is the same. One who wears them is also false. L'oro è spazzatura, l'argento pure, colui che li indossa è pure falso. Why do people wear this kind of ornaments in India, especially? So also, yes, but the Indians are very special about ornaments, both the men and the women. My God, they really care about that.
And still, Guru Nanak was also an Indian, so he should have also liked all these ornaments. But he was a sadhu. He was a holy man. He was not attached to these other appearances. He didn't care about them all. So he didn't care about the ornaments as well, of course. And he just understood that to be of no value, just stupid things. Quindi Guru Nanak era un santuomo. Era un maestro, era un guru, un grande guru. Per lui, che pure era indiano e quindi doveva essere sotto l'effetto della cultura in cui era nato, per lui tutto questo, tutti questi ornamenti, quest'oro, quest'argento, a cui la gente dà così tanta importanza perché si sentono importanti e belli quando possono essere belli. Lui dice, guardate, è tutto spazzatura, non vale niente. Non serve a niente, non è questo che vi rende veramente belli. It's of no use, it's just rubbish. It's not going to make you beautiful. It's not this that makes you beautiful. Che cosa ci rende veramente belli? Potremmo essere, come dice Maulana Rumi parlando del suo maestro, come un mendicante vestito di un saio e tuttavia essere bellissimo, perché in quel mendicante, magari in quel povero, può manifestarsi il divino. As Guru Nanak says, when he talks about his master, he was a king, he says, in a simple dress, in a poor dress, and still was wonderfully beautiful, amazing, because in him shone the light of God, shining the light of God. Quindi ci rende belli, veramente belli, quando abbiamo questa pace interiore, quando abbiamo questa purezza interiore, quando abbiamo manifestato in noi la luce divina. Questo è ciò che ci rende veramente belli ed è il grande ornamento. So the great ornament, it is, the divine light that may shine through our eyes. If you have manifested such a light, if you have this peace, if you have this beauty, if you have this blissfulness within ourselves, this is what is going to make us really beautiful, not the ornaments, because other day eventually they come from the deep the earth, maybe whether silver or gold. They come from the mines, so they come from the earth, and eventually they end up there again. Nothing stays forever. Little gold, little silver, gold, the ornaments. Quindi nulla rimane per sempre nell'argento, nell'oro, negli ornamenti. Sono tutti irreali, diamo importanza a cose che non hanno importanza. We give importance to things which have no importance. Il marito è falso, la moglie pure, entrambi distruggono se stessi attraverso i piaceri mondani. The husband is false, the wife false, both of them destroy themselves through the worldly pleasure. Ora Guru Nanak era sposato, anche lui ha avuto una moglie, ha avuto figli, quindi conosceva quello che è il piacere del corpo. So Guru Nanak has been married, mind you, he's not talking about things which he doesn't know. He was married, he had 2 children, for sure, Nanak and Nanaki. So he knew what it is, this physical pleasure, for sure, like everybody. But he says, look, I can tell you that when you luckily come into touch with the divine, you experience what this divine consciousness is, then all of this seem to you like rubbish. They seem to you like totally unimportant, no value at all. Quindi ci sta dicendo che il piacere che possiamo trarre da un'esperienza mistica trascendentale, dalla comunione con il divino, è talmente superiore a qualsiasi altro piacere fisico che non c'è assolutamente confronto. Al confronto sembrano come spazzature. Baba Savan Singh used to say, when I am in such calm, and I am in that incredible state of bliss, and I look down at this world, and I remember maybe what it is, this world like, we people live in this world, then I feel this whole world to be like a pile of garbage. Baba Savan Singh diceva che
quando sono immerso in Satsang e lì magari ricordo questo mondo, come viviamo in questo mondo, che cosa accade in questo mondo, penso a questo mondo, allora sento che questo mondo è come un mucchio di spazzatura. So all the great masters, Baba Savan Singh, Guru Nanak, they have the same opinion that divine experience, the transcendental experience, it is so superior to anything of this world that there is just no comparison. Quindi non c'è paragone assolutamente tra questa grande esperienza di manifestare il divino in noi, la luce divina in noi, e qualsiasi altro piacere di questo mondo. Quello che normalmente marito e moglie trovano come piacere attraverso questo atto d'amore magari, che è pure bello, ma non lo si può assolutamente paragonare con questa grandissima esperienza divina. So, anything that we experience as husband and wife, maybe we have this love in between, which is nice, but still, Guru Nanak says, look, nothing to be compared to this. That other experience, that transcendental experience, the divine experience, the experience of coming to union with the divine is so great that anything compared to that is just garbage. Quindi lui ci dice che l'esperienza del divino, di manifestare il divino in noi, è talmente superiore che tutto il resto, qualsiasi altro piacere di questo mondo, quello che viene dal cibo, quello che viene dal sesso, quello che viene da cose, dagli sport magari che possiamo fare, nulla di questo può essere paragonato a quello. Nothing of this can be compared to that. All the transitory things are attached to each other, thus they have forgotten God. Tutte le cose transitorie sono legate le une con le altre e in questo modo hanno dimenticato Dio. So all the involvement which we have with the worldly things, one thing carries to the other and the other to the other. Again, no end. We get involved into something that this one involvement pushes us into some other involvement, and again, it's an endless chain. Quindi, in sostanza, in questo mondo tutte le cose sono così interconnesse che se noi diventiamo coinvolti con una certa cosa, poi questa cosa ci spingerà ad un'altra ancora e quell'altro ad un'altra ancora, non c'è mai fine. Quindi a un certo punto bisogna mettere fine a questo e fare silenzio, fare pace, entrare in profondità e cercare di andare oltre questo. So at some point we have to find peace, we have to make silence. We will have at some point to stop all this whirling and wandering into the source of pleasures of this world and just try to go above and experience something. Put an end to all of this. Find your peace. Otherwise, you will always be wandering here and there, never finding any of this. Quindi cercare la propria pace interiore, altrimenti continueremo a vagare da una cosa a un'altra senza mai riuscire a trovare vera pace interiore. Tutte le cose di questo mondo sono interrelazionate e ci spingono sempre all'esterno. All the things of this world are interlinked and they, by any means, it's their nature to push us into the outside, into the outer world, never into the within to experience the divine origin of us. Non ci spingono mai nell'intimo, in profondità, di sperimentare la nostra vera natura divina. All the world is living. Of whom should I become a friend? To whom should I be a friend? All the world just goes. The friendships end into nothing, evaporate into nothing at some point. And anyway, stay alone. Quindi anche le cose, grandi affetti, le amicizie, i grandi legami, parentele, tutto finisce alla fine restiamo completamente soli. So at the end we be left just alone. When we leave this world, nobody will go with us. So also these friendships, these relatives of others, all these family bonds that we have, they're anyway unreal. Those are good, they will stay with us till the end of our life.
those who really love us, which are very few, we will find. The others, they will just go. And at the end, anyway, when we leave this world, we will leave this body even. This is our best companion, I would say, our best friend. It is with us for the whole period of our life. But this also we will have to leave. So this is also real. Quindi alla fine non solo le amicizie, le parentele, tutti questi legami di famiglia rimarranno questo stesso corpo con il quale siamo identificati, che è il nostro più vecchio amico con il quale siamo insieme sin da quando siamo nati in questo mondo. Anche questo alla fine lo lasceremo, ci lascerà. So this also we will have to live at the end. We live it. He leaves us. The bond is broken by having to leave this world, this body, and go somewhere else. The whole world is living. We have so many friends during life, this and that. But then something happens, different opinions arise, you think one way, the other thinks the other way, the friendship is broken. It doesn't last. Possiamo avere avuto tante amicizie in questa vita e tuttavia quando arriviamo a un punto in cui abbiamo opinioni diverse, facciamo scelte radicali diverse, allora l'amicizia finisce, va per la sua strada. E così è per le parentele. We have also is with the relatives, it is the same. We might have uncles, aunts, mother, father, brothers, sisters, but eventually, at the end, we're just alone. We're just with ourselves. Possiamo aver avuto amici, parenti, zii, zie, genitori, mamma, papà, fratelli, sorelle, ma alla fine chi sta con noi veramente? Nessuno. Ognuno si fa la sua vita, va per la sua strada. Eventually you stays with us, nobody. Everybody goes its way, everybody just minds about his own life. That's how it goes. Se siete cose della vita, ho avuto tante realtà alle quali mi sono legato. La mia famiglia, che ormai non c'è più. If I consider my life, I've been bound to several realities in the course of time. First, my family, of course. But where are they anymore? I never see them. My parents are gone long ago. My brothers and sisters, I have no connection to them. I almost don't see them. Never. So he's here. Mia moglie è morta, mia figlia per i fatti suoi. Chi li vede? So my wife is gone, she's also dead. I have a daughter, but she's on her own. She lives her life. It's all unreal, it's all fake. Nothing stays with us. Quindi alla fine tutti questi parenti, figli, mogli, genitori, tutti se ne vanno. Alla fine restiamo soli. E soli dovremo andarcene da questo mondo. We'll be alone at the end. And alone we will have to leave this world. It's very real. It's very true. And let's convince ourselves. È molto vero, reale. Convinciamocene. È così e basta. The real things are sweet as honey. They have caused many to drown in hell. Nanak prays, oh God, except you, everything is just garbage. Le cose reali sembrano essere dolci come il miele. Hanno fatto che tanti andassero all'inferno. Nanak prega, oh Dio, eccetto te, tutto è spazzatura. Quindi tutto ciò che c'è in questo mondo, che consideriamo così importante, sorgente di piacere, fonte di piacere, alla fine è veramente reale, veramente assurdo, perché tutto alla fine si dissolve in niente. Le cose sembrano essere dolci come il miele, ma alla fine poi mostrano il loro aspetto velenoso, il loro aspetto male. All the things of this world seem to be sweet like honey, it says, but eventually they show their bitter side. And what seemed to be such a pleasurable something eventually becomes something very bitter. It turns into sour.
E ciò che può sembrare essere così dolce all'inizio, quando lo sperimentiamo le prime volte, poi in seguito diventa sorgente di dolore, diventa veleno, diventa amaro semplicemente. Nanak dice: oh Dio, scelto te, tutto il resto è spazzatura. So Nanak says, oh God, accept you, all else, everything else is just rubbish, it's just garbage. Sembra essere veramente convinto di questo. Non cambia la sua opinione e non la cambia mai. He seems to be very convinced of this. He never changes his opinion. He stayed the same his whole life. He lived such a detached whole life. He was attached to nobody. He kept wandering here and there, meditating in peace, in lonely places. Era un uomo, Guru Nanak, di estremo distacco. Era distaccato decisamente dalla sua famiglia. Aveva questo bisogno innato di vagare, di girare. Quindi girò il mondo in lungo e largo, a est, a ovest, a sud e nord. Era un uomo di grande santità, di grande saggezza. He was a very holy man of wisdom, great man. He was attached to nothing. Aveva 2 figli, aveva una moglie, 2 genitori. Andava per la sua strada, si faceva la sua vita. He had a family, he had 2 children, his parents. But he went his own way. He just looked for truth, for God, and eventually came to this conclusion: look, I was right, I didn't do it wrong. I decided to put God first in my life and to realize God. And I did very good, because God has value, all the rest of mine. I've seen it over and over again. It's just garbage, it's rubbish. Everything eventually ends into nothing. Quindi, avendo cercato Dio per tutta la vita e infine avendolo realizzato, alla fine della sua vita qui scrive: bene, ho fatto proprio bene, ho cercato Dio al di sopra, ponendolo al di sopra di tutto. L'ho realizzato e adesso posso dire con piena convinzione che Dio è vero, è reale. Tutto il resto è spazzatura. So what is it all this? World, everything is it's just garbage, rubbish. No value. Quindi Guru Nanak, attraverso questo bellissimo Bhajan, ci ha detto cose fantastiche, ci ha fatto prendere consapevolezza di quello che è la realtà di questa vita, di questo mondo, di questo corpo. So Guru Nanak, this Bhajan, has told us fantastic things. He has told us great things. He has told us what is real, what's unreal. He has told us that in this world, whatever, everything that we think to be important actually is not important at all. Not only this, it's just garbage. It's not something that has this very high value, but has some value. No, not even this. It's just rubbish. Quindi ci ha detto che non è che in questo mondo le cose non hanno questa grande importanza, ma hanno qualche importanza. No, non sono importanza per niente. Sono completamente spazzature tutte. Perché queste, paragonate a Dio, alla condizione divina, non reggono il confronto assolutamente. Because these things of this world, compared to this divine state, this divine realization, divine consciousness, they stand nowhere. They can be compared at all. It's like the dark and the night, and the light. Dark of the night and the light. They are so different. As soon as the light comes, all the darkness disappears. Non appena la luce viene, tutto il buio scompare. È un po' come paragonare il buio alla luce. Le cose divine e le cose mondane. La luce illumina tutto, appena viene la luce tutto è chiaro. Il buio, non si vede niente.
So thank you for listening to this satsang. I thank my Satguru for inspiring me, whatever I've been saying. I hope it had any sense, any meaning, what I have been saying. I just follow the flow of the inspiration, and I said all the things which I said. I don't even know what I've been saying, really. But I think it was good. I think it was very real, because we were talking about what's real and real. And the satsang pointed out what was real. Quindi questo satsang è stato, spero, di ispirazione per voi. Veramente non sono io consapevole di esattamente quello che ho detto, però so che ho parlato di verità e di falsità, ciò che è vero e ciò che è irreale. E Guru Nanak in questo canto ce l'ha reso palese estremamente chiaro. So my dear ones, now I sing something, I sing Simran, and then I guide you a bit in meditation, and then I leave you a peace to do your things. Satnam, 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 Radha Swami, 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 Siri Vaheguru, 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 Anami, 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 Anami. Therefore, when we sit in meditation, we are trying to dig out, to discover, find this very precious something about which Guru Nanak had been telling us in this Bhajan. Per cui quando sediamo in meditazione stiamo cercando di scoprire, di scovare, trovare questa cosa così preziosa di cui Guru Nanak ci ha parlato durante questo satsang, questo Bhajan. We are trying to find out
this divinity which is latent within us. Stiamo cercando di trovare, di collegarci con questa divinità latente dentro di noi. So, it's a very precious, holy action that we are doing. Quindi è un atto molto prezioso, molto elevato quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di dimenticare tutto ciò che è illusorio e realizzare ciò che è divino. We are trying to forget about everything which is illusory and find out that it is divine. Therefore, we try to withdraw our attention completely from all outside and just direct it to the very center, middle of what we see in front of us, we close our eyes. Quindi vogliamo ritirare completamente la nostra attenzione da ciò che è esteriore e dirigerla esattamente nel centro del nostro essere, nel mezzo di ciò che vediamo davanti a noi quando chiudiamo i nostri occhi. And we try to fully focus our attention, not to think of anything, because anyway it's all rubbish. We just want to be in a silent state. Quindi non vogliamo pensare a niente di questo mondo, perché comunque Guru Nanak ce l'ha detto ridetto, è tutto spazzatura. Quindi non vogliamo pensare alla spazzatura, vogliamo essere perfettamente attenti, focalizzati al centro. And we keep looking, and we keep calling on him, repeating Sirio. E continuiamo a guardare nel centro, e continuiamo a invocarlo, ripetendo costantemente Sirio. So nothing else matters. We don't care about anything else. We want to see this divine light. Quindi nulla ha importanza, non ci interessa di nulla. Vogliamo semplicemente vedere questa luce divina. Quindi guardiamo, ripetiamo, evitiamo di pensare ad altro che. So we look, we repeat, we avoid thinking of anything else. Solo l'atto di guardare e l'atto di ripetere, silenzio. Only the act of looking, only the act of repeating that silence. Quindi continuiamo a meditare così, pregando i nostri supremi Satguru Sirio Ji di benedire la nostra meditazione. So we keep meditating like this by praying to our Supreme Sadgurus, Savan, Kirpal, Ajay, to please bless our meditation.
Fine. I thank everyone who has been present with his, her love, his, her assurance attention. Bene, ringrazio tutti i presenti, coloro che sono stati presenti con l'amore, con l'attenzione, because this anyway contributes, even if you are not physically close, contributes to create an atmosphere for us. Perché questo comunque, anche se non siamo vicini, contribuisce a creare un'atmosfera conduttiva. Sorry if I've been coughing time to time, but last week I was quite diseased. Poi mi quindi chiedo scusa per aver tossito ogni tanto, ma la settimana scorsa ero abbastanza malato. Adesso sto bene ancora. C'è un po' di tosse. Se, come vi è stato comunicato, la settimana prossima farò il canto dei Bhajan. Ho intenzione d'ora in poi di fare, di alternare un giovedì fare Satsang e un giovedì fare canto dei Bhajan. So as I think you've been informed already, next week I will be doing the Bhajan singing. I have this intention now to alternate 1 week Satsang and 1 week Bhajan singing. Because there are so many bhajans which I would like to get all of them recorded, and so that you may have it on the internet and you may listen to them, and if you want, learn them. Quindi farò una settimana di satsang e una settimana di canto di bhajan, perché ci sono tantissimi bhajan che vorrei registrare affinché tutti voi li abbiate disponibili per poterli imparare. So I will alternate also that the singing will be one time, it will be Punjabi, so I will sing all the bhajans, by and by, God willing, I will sing all the bhajans which are in the Bhajan book, Punjabi Bhajan book, e poi l'altra settimana farò in italiano perché ci sono anche tanti dei miei bhajan in italiano che mi piacerebbe registrare. Quindi spero che questo vi sia di vostro gradimento e traiate beneficio e ispirazione anche da questo. So I hope it's going to be appreciated by you. It's certainly
something that you like listening, and we may help you to learn properly singing the bhajans and get the benefit. So, have a good night. God bless you all. God bless you all. Quindi buonanotte, che Dio vi benedica, vi sta benedica. Vado a fare perché si mi inchino a tutti voi.